Buongiorno, oggi voglio condividervi alcune cose o lezioni in ambito della finanza personale che secondo me noi andremo ad imparare o comunque dovremmo imparare da questo momento di crisi, recessione o periodo difficile, comunque voi lo vogliate chiamare. Io generalmente sono una persona ottimista, ma la situazione attuale, analizzata oggettivamente, non è per niente bella, senza parlare della possibile saturazione del sistema sanitario. Ma torniamo a parlare puramente di economia, che già sta avendo una grande botta. Io voglio concentrarmi sul turismo, che è anche un settore portante dell'Italia. Ho sentito amici che hanno bed and breakfast e piccoli hotel a gestione familiare. Loro stanno avendo veramente un colpo devastante. Mi hanno raccontato che hanno prenotazioni cancellate fino a maggio e non sanno cosa possa succedere, come possano rimediare quest'estate se la situazione dovesse rimanere la stessa. E questa cosa sta andando a colpire direttamente loro, ma può toccare pressoché tutto, perché se ci sono state tutte queste cancellazioni ci saranno meno turisti. Se ci sono meno turisti che lasciano giù soldi sull'economia italiana, c'è anche bisogno di meno forza lavoro. Dato che sarà necessaria meno forza lavoro, ci saranno prima di tutto meno lavori e soprattutto meno soldi all'interno delle nostre tasche. Meno soldi nelle nostre tasche, meno spese, eccetera, eccetera, eccetera. E dopo tutto questo non so cosa possa succedere e non ho nemmeno l'esperienza per poterlo dire. Però penso di sapere cosa potremmo andare ad imparare da tutto questo. Punto 1, e mi dispiace tantissimo per questa cosa, mi auguro non succeda mai, ma in queste situazioni le persone che vivono check by check verranno fortemente colpite. Una persona che vive check by check è una persona che non ha risparmi, ha un unico stipendio, riceve quello stipendio e spende tutto quello stipendio nel mese a venire. Quindi senza quello stipendio non riuscirà a vivere il mese successivo o comunque avrà molte difficoltà a farlo. Da questa cosa perlomeno mi auguro che le persone imparino la cultura del risparmio e quanto sia importante avere un fondo d'emergenza di almeno 3-6 mesi per fare in modo che quando queste situazioni succedono si abbia comunque un cuscinetto di salvataggio. Seconda cosa, coloro che hanno un'unica gallina dalle uova d'oro rimarranno scottati quando quest'unica gallina non produrrà più nulla. Cosa intendo con questo? Intendo dire che se hai un'unica fonte di reddito e per un qualche motivo anche non controllato da te quella fonte di reddito ti viene tagliata, è molto ma molto più difficile andare avanti. Si spera perlomeno che tu abbia un fondo d'emergenza, ma se non ce l'hai è ancora più difficile. Io mi auguro che comunque ci sia del sostegno e della prevenzione, però da questo noi impareremo quanto sia importante diversificare le nostre fonti di reddito, non avere semplicemente un lavoro, ma cercare diverse stream of income, fonti di reddito, e se una viene tagliata per un qualche motivo, noi comunque abbiamo la seconda, la terza e la quarta che continuano a darci qualcosa, in modo da preventivare tutte le possibili difficoltà future. E mi auguro che non dobbiate imparare queste lezioni con l'esperienza personale. Prevenire è meglio che curare, quindi iniziate ad agire di conseguenza. Ora i miei unici 2 consigli sono: 1, rimanete a casa affinché si fermi questo prolificare. 2, e qui tiro fuori il cellulare, se potete contribuite in maniera positiva anche tramite una semplice donazione. Io per esempio, dato che è facilissimo ed è già integrato con una delle mie carte preferite, con Revolut, vado nell'applicazione Revolut e qui c'è la fondazione Humanitas che protegge i pazienti fragili, chi si trova in difficoltà per, sapete benissimo cosa, non lo nomino perché sennò il video mi viene demonetizzato e i soldi che raccoglierò con questo video verranno donati qui. Singola donazione 10 euro.
dona alla Fondazione Humanitas. Oltre a questa donazione di 10 euro donerò anche tutti i proventi che arrivano da questo video YouTube. Se volete farvi Revolut e anche voi donare in questo modo, vi lascio qui sotto il link per avere la carta gratuita, ha una valanga di funzioni extra figa, ci ho fatto anche una recensione, vi lascio tutto in descrizione, ma non è ora il momento di parlarne. Io comunque sono una persona ottimista e dai periodi di crisi, recessione o comunque difficoltà nascono i più grandi progetti. I migliori business vengono fondati sui problemi che le persone hanno, creando una situazione win-win, dove tutti sono contenti, dove tutti vincono. Quindi adesso, dopo aver finito questo video, prenditi un istante per riflettere su come migliorare te stesso e la collettività. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto e sia stato utile. Se così fosse, mi fareste un grande piacere a lasciare un mi piace. Iscrivetevi al mio canale se non volete perdervi nessun altro mio video. E noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!